Ti capita di avere un dolore acuto al collo e di restare bloccato? Guardiamo insieme in questo video cosa possiamo fare. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Quando capita di sentire un dolore acuto, improvviso a livello cervicale del collo e di restare proprio bloccati nel famoso torcicollo, noi stiamo affrontando una fase acuta. Quindi in quel momento lì non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo ricorrere a massaggi, a stretching eccessivo. La cosa più importante è stare a riposo, possibilmente al caldo, e se proprio il dolore diventa insopportabile, allora possiamo consultare il nostro medico per farci prescrivere dei farmaci antinfiammatori, perché sicuramente alcuni tessuti si sono infiammati oppure lesionati e quindi è in atto questa fase acuta dolente. La cosa che possiamo fare oltre al riposo è fare degli esercizi di respirazione per riuscire a rilassare il più possibile le tensioni muscolari. Probabilmente ci sarà, oltre a un'infiammazione dei tessuti, anche delle contratture, ma questo dolore, queste contratture sono funzionali alla guarigione, cioè si sono innescati questi meccanismi proprio per protezione, quindi il nostro corpo non fa mai niente a caso o qualcosa di sbagliato, ci protegge, ci fa sentire il dolore per farci fermare, rallentare e riposare, e poi dopo questi primi giorni subentra la seconda fase, la fase subacuta, dove il dolore è diminuito spontaneamente e quindi in questa situazione possiamo cominciare a fare qualche movimento con l'obiettivo di rilassare un po' i muscoli, quindi fare uno stretching leggero che non vada ad evocare nuovamente il dolore, e poi possiamo fare degli esercizi di mobilizzazione delle vertebre, perché sicuramente ci sarà una condizione di rigidità. Ora andremo a vedere gli esercizi per andare a ricreare una buona mobilità ed elasticità del tratto cervicale, perché nella fase acuta, nella prima fase di immobilità, alcuni muscoli hanno perso un po' di tono, quindi dobbiamo ricreare tonicità, elasticità e soprattutto mobilità di tutta la struttura. Il primo esercizio che possiamo fare dopo la prima fase acuta è quello di mobilizzazione. Partiamo con la schiena appoggiata, quindi in posizione supina, e lavoriamo sulle braccia e sulle spalle. In questo modo. Ci sdraiamo, gambe piegate, bacino rilassato, braccia lungo i fianchi e la testa in una posizione neutra, quindi il mento sarà parallelo al petto, non in estensione del collo e neanche in chiusura. Neutro, quindi con la nostra normale curva fisiologica del collo. Braccia distese, inspiro e porto le braccia qui al centro, perpendicolari. Poi mentre espiro scendo con le braccia oltre il capo, fino dove posso. Se non riesco ad arrivare a terra mi fermo un pochino prima, se posso mi stendo completamente appoggiando il dorso delle mani. Inspiro, risalgo, espiro e scendo. Inspiro, le braccia sono verticali, espiro e scendo il più possibile oltre il capo. Ripeto per 20 volte. Inspiro, espiro. E stop. Ora vediamo una variante del primo esercizio per aumentare un pochettino la difficoltà. Quindi mobilità di spalle e braccia. Ci sediamo con la schiena ben appoggiata al muro, quindi sentiamo le scapole, le spalle bene aperte, appoggiate alla parete. Siamo seduti con le gambe piegate e il bacino rilassato. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro e poi salgo fino alla parete, appoggiando il dorso della mano e le braccia possibilmente. E ritorno. Inspiro, espiro. Inspiro, salgo, espiro.
Perfetto. Questo è l'esercizio, lo posso ripetere 20 volte. Se mi sento che posso continuare, che posso fare un'altra serie, mi riposo un minuto e poi ripeto per 3 serie, quindi 20 per 3. Il prossimo esercizio si svolge sempre da supini per un lavoro di mobilità, questa volta proprio del tratto cervicale. Come prima, gambe piegate, bacino rilassato, questa volta portiamo le mani incrociate dietro la nuca, in questo modo. Prima inspiro, poi espirando mi aiuto con le braccia e sollevo la testa, facendo allungare bene tutto il tratto cervicale senza sforzo, quindi sono le mani, le braccia che accompagnano il capo verso l'alto per andare ad allungare il tratto cervicale e ritorno. Quando ritorno apro bene i gomiti, appoggio le braccia a terra e faccio una piccola estensione, quindi porto il mento verso l'alto come se volessi guardare un po' indietro e quindi qui vado ad aumentare un pochino la curva fisiologica della lordosi cervicale. Vedi che faccio questo arco. Poi di nuovo inspiro, sollevo la testa insieme alle braccia che mi aiutano e espiro. Qui allungo invece, ricreo un allungamento del tratto cervicale. Vi faccio vedere l'esercizio completo. Inspiro, il mento in alto, espiro, il mento si chiude e le braccia aiutano il movimento. I gomiti si chiudono e si riaprono. Appoggio, estendo e chiudo, fletto, inspiro ed espiro. In questo modo andiamo a ricreare una buona mobilità del tratto cervicale. Questa è la variante dell'esercizio 2, quindi della mobilità del tratto cervicale, anche qui con una leggera difficoltà in più. Spalle appoggiate bene alla parete, le scapole che sono bene a contatto con il muro, gambe piegate, mani incrociate, le porto dietro la nuca, appoggio e apro bene anche i gomiti. Inspiro e porto leggermente il mento verso l'alto, quindi faccio una piccola estensione, espiro e vado in flessione. Inspiro, apro i gomiti, appoggio la parete, sollevo un po' il mento. Espiro, chiudo i gomiti, accompagno la testa, faccio una leggera pressione, fuori l'aria e fletto. Inspiro, estendo, espiro, fletto. Qui alla fine della flessione il mento va verso il petto e le mani fanno una leggera pressione sul capo in modo da creare un bel allungamento su tutto il tratto cervicale. Anche per questo esercizio 20 ripetizioni, riposo un minuto e ripeto 3 per 20. Ora andremo a vedere 2 esercizi per il rinforzo della muscolatura profonda, in particolare i flessori e gli stabilizzatori del collo, quei muscoli che nella fase acuta si sono indeboliti. Iniziamo con un esercizio a terra, sempre in posizione supina. Mi sdraio, schiena a terra, collo rilassato. Se mi ritrovo in questa posizione con la testa in questa posizione o in questa, ok, quindi se ho uno scompenso a livello proprio delle spalle, del collo, posso mettere un sostegno un po' rigido, non un cuscino troppo morbido, ma un sostegno un po' rigido che mi permette di trovare la posizione neutra del collo, quindi dove il mento è parallelo al petto, non è né in estensione né in flessione. Se non ne ho bisogno, se in questa posizione a terra sono già allineata, allora va bene così. Respiro e porto il mento verso l'alto. Vado a creare
la lordosi cervicale, ok? Quindi creo una curva. Espiro e ritorno. Spingo il mento verso il petto, ok? Questa volta forzo un pochettino la posizione. In questo modo espiro. Il bacino è neutro, le gambe piegate, le spalle rilassate. Inspiro. Espiro. Mentre faccio questo movimento, spingo la testa contro il tappetino o contro il sostegno che avete messo, ok? Quindi l'occipite appoggia bene e fa una leggera pressione. Inspiro, espiro. Lo ripeto per 10 volte. Alla fine, dopo le 10 ripetizioni, mi fermo a creare una tensione isometrica. Cosa vuol dire? Che i muscoli sono comunque contratti, ma il movimento non avviene, la testa è ferma. In questo modo, quindi inspiro, espiro 10 volte, dopo la 10ª mi fermo con il mento giù e la spinta del capo contro il tappetino e respiro, rimango lì, sento la tensione, sento la spinta, il mento è bene schiacciato e mantengo. Quindi la muscolatura profonda sta lavorando, però io sono immobile, non faccio movimenti, respiro solo e conto fino a 10, quindi 10 secondi. Poi lascio e riposo. Rilasso le spalle, posso anche stendere le gambe per rilassare un pochettino la posizione. Faccio una pausa di 30-40 secondi e ricomincio. Altre 10. Sempre prima in movimento, inspiro ed espiro 10 volte. Alla fine, dopo la 10ª, mantengo 10 secondi in isometria. Questo per 3 volte, con le pause di 30-40 secondi fra una serie e l'altra. Anche il prossimo esercizio lavora sul rinforzo muscolare, in particolare sulla stabilità del collo. L'esercizio dovrebbe avere una durata di 20 secondi, ripetuto per 5 volte, però questo si raggiunge nella fase finale. Inizialmente partiamo con pochi secondi, se avvertite dolore o fastidio vi fermate, fate un attimo di pausa e poi ricominciate. Quindi pochi secondi alla volta, ogni giorno, ogni volta che fate gli esercizi aumentate un pochettino il numero sia di ripetizioni che di serie, fino ad arrivare appunto a un massimo di 5 serie per 20 ripetizioni alla volta. In posizione supina, sempre con l'accortezza di sistemare la testa allineata, eventualmente con un piccolo rialzo rigido sotto il capo, braccia lungo i fianchi. Questa volta solleviamo il capo in questo modo, portando il mento verso il petto e stacchiamo la testa proprio di 2 cm da terra, poco poco, in questo modo qui. Mantengo, respiro e inizio a contare. 1, 2, 3, 4, 5 e appoggio. Se sento tensione, se sento dolore, un po' di fastidio, pochi secondi e mi rilasso. Poi lo ripeto, stessa cosa, sempre col mento basso, spalle rilassate, bene appoggiate a terra, bacino rilassato. Salgo e rimango. Posizione statica, respiro e conto. E appoggio. Piano piano vado ad incrementare i secondi di tenuta. Stessa cosa, stesso esercizio, lo ripeto per andare a coinvolgere altre fasce muscolari. Porto il mento in alto, ok? Quindi estensione del collo e ancora sollevo la testa di 2 cm. Stacco e respiro. Mantengo, conto i secondi e appoggio. Quando sono stanca mi rilasso la testa, le spalle, faccio una pausa e ricomincio.
Per svolgere questo esercizio abbiamo bisogno di un cuscino piuttosto grande da mettere al centro del tappetino dove noi andremo ad appoggiare la pancia, quindi ci sdraieremo in posizione prona con la pancia sotto. Poi abbiamo bisogno di una pallina morbida, più o meno come questa, la pallina da Pilates, o una palla di spugna anche, sempre un pochettino morbida, dove andremo ad appoggiare la fronte. Questo esercizio ci serve per il rinforzo dei muscoli flessori profondi del collo. Ci posizioniamo, pancia sul cuscino, in modo da rilassare la zona lombare, gambe distese e rilassate e la fronte appoggiata alla palla. Ok, posizioniamo bene al centro, comodi. Le braccia le portiamo lungo i fianchi e le spalle sono rilassate. L'esercizio è questo: dobbiamo spingere con la fronte contro la pallina, il mento in posizione neutra, quindi non troppo avanti, non troppo chiuso, posizione neutra rilassata, quindi il tratto cervicale è nella sua forma fisiologica, che per ognuno di noi poi può variare. E andiamo a schiacciare la fronte, la testa e la fronte contro la pallina, quindi creando tensione sulla muscolatura profonda del collo. Inspiro, quando espiro schiaccio, premo la testa contro la pallina e ritorno. Inspiro, alleggerisco un po', espiro, schiaccio. Inspiro, espiro. Lo ripeto per 10 volte. Dopodiché, alla fine, come prima, facciamo una contrazione isometrica, cioè vuol dire che manteniamo la posizione, questa volta per 5 secondi, nella posizione statica, quindi di compressione, di spinta della fronte contro la palla. In questo modo, immaginiamo di avere fatto 10 ripetizioni, alla 10ª mi fermo, schiaccio, vedete la palla che si schiaccia quando la testa spinge, schiaccio e mantengo la posizione, quindi sento i muscoletti del collo che lavorano, rimangono in una contrazione isometrica, statica, però io respiro, mi raccomando, non state in apnea e respirate. Contiamo fino a 5 e rilassiamo e stop. Questo esercizio lo possiamo fare inizialmente una volta, quindi 10 spinte e 5 secondi di isometria, poi riposo e poi lo posso ripetere se tutto va bene, se non ho dolori, se riesco, altre 2 volte, quindi in totale 3 serie per 10 ripetizioni con i 5 secondi di isometria alla fine. Per concludere questa sessione di esercizi possiamo fare lo stretching e ricreare i movimenti fisiologici del tratto cervicale e del capo. Inizialmente sarà uno stretching leggero, quindi che non arriverà alla massima escursione del movimento, proprio per non rievocare il dolore iniziale. Passata poi anche questa seconda fase, quando il dolore è praticamente sparito, andremo a migliorare ancora di più nel rinforzo muscolare, aumentando un po' i carichi, il numero di serie, di ripetizioni. Invece, per quanto riguarda lo stretching, andremo ad ampliare di più l'escursione del movimento, quindi fare uno stretching anche un po' forzato per ricreare una buona elasticità muscolare. Inclino lateralmente il capo, con la mano opposta afferro la testa e faccio una leggera pressione verso il basso. Il braccio opposto è rilassato, la spalla bassa, rilassata. Respiro e espiro. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca con un soffio. Ok, posso ruotare leggermente verso l'alto lo sguardo e il capo e ancora faccio una leggera pressione con la mano sopra la testa verso il basso e qui andiamo ad allungare altri fasci della muscolatura. Ritorno, cambio dall'altra parte,
Inclino, respiro, rilasso la spalla, sempre allungando bene la muscolatura del trapezio, del collo, anteriore, laterale. E poi cambio, guardo verso l'alto e respiro. Ritorno. 30-40 secondi per ogni posizione. Ancora vado a incrociare le dita, le appoggio sulla nuca e scendo avanti. Una leggera pressione sul capo. In questo modo vado ad allungare tutta la colonna cervicale e anche il primo tratto dorsale. Respiro, fuori l'aria. Ancora 30-40 secondi e ritorno. Ora faremo movimenti del capo nell'escursione massima che il range del movimento ci permette, sempre senza sentire dolore. Se in certi casi viene evocato il dolore, torniamo un pochino indietro e facciamo un movimento più piccolo. Possiamo stare in questa posizione, come sono io, seduta sui talloni, oppure se volete stare più comodi potete prendere un cuscino, quindi sedervi su un cuscino, oppure su uno sgabello. Braccia rilassate lungo il fianco e le spalle sciolte. Allora, inizio con l'estensione e la flessione del capo, quindi guardo in alto, in alto, in alto, in alto, il più possibile vado a estendere il collo, sempre sotto la soglia del dolore. Ritorno, espiro, fletto, fletto, fletto il più possibile giù, il mento al petto. Su, inspiro, giù, espiro. Anche qui, massima escursione, 10 volte. Laterale, inclino, avvicino l'orecchio alla spalla, non il contrario, le spalle sono rilassate. Dall'altra parte, i movimenti sono abbastanza dinamici, quindi passo da una parte all'altra, massima flessione, quindi massima escursione del movimento. 10 volte, destra e sinistra e ritorno sempre respirando. Ora rotazione laterale. Da una parte vado a guardare a destra, avvicino il mento verso la spalla e cambio dall'altra parte. Massima escursione. Se riesco in questa posizione vado a guardare dietro con lo sguardo nell'angolino dell'occhio, proprio il più possibile dietro, e se riesco noto proprio che la testa gira di più. Riesco ad ampliare la rotazione guardando con gli occhi nell'angolino più esterno, perché i muscoli oculari sono legati ai muscoli cervicali, quindi succede questa magia. Provate. Qui, massima rotazione della testa e poi con l'occhio vado a cercare l'angolino, dietro, 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 dietro e ritorno. Anche qui 10 volte, destra e sinistra. Poi da qui possiamo inventare qualsiasi movimento che ci piace, che diventa anche creativo, quindi semplicemente possiamo fare delle rotazioni guardando in alto, poi in basso. L'unica cosa, dobbiamo cercare di stare fermi con il busto e con le spalle, quindi solo la testa, il capo si muove, il collo ovviamente segue il movimento, però con il busto dobbiamo stare fermi, non dobbiamo essere ballerini. E qui possiamo anche abbinare i movimenti, guardo in alto, guardo in basso, da una parte, dall'altra, su, laterale, dall'altra parte, in basso, laterale, come se volessimo disegnare anche con la punta del naso, per esempio, qualcosa davanti a noi. Immaginiamo di avere un foglio bianco e di creare un disegno geometrico, un disegno artistico, quello che vi piace, con lo scopo di muovere il collo in tutte le direzioni e ricreare quindi la sua mobilità. Vi consiglio di fare questi esercizi tutti i giorni, perché questo stimolo ripetuto quotidianamente sui tessuti ci porterà al risultato. Quindi almeno per le prime 3-4 settimane sii costante e svolgi gli esercizi, in modo da evitare questi fastidiosi dolori al collo. Iscriviti al canale per restare aggiornato sui miei contenuti. Se il video ti è piaciuto, metti un like e scrivimi nei commenti come va con gli esercizi. Ciao!